Ciao a tutti e benvenuti. In questa puntata noi cerchiamo di vedere insieme, di testare le distribuzioni derivate da Ubuntu 2.3.04, Xubuntu e Ubuntu Mate. Sarebbe la seconda puntata. Nella prima abbiamo cercato di analizzare insieme dal lato di un utente medio quelle distribuzioni che avevano un utilizzo di risorse un po' più alto, però con un ambiente molto più ricco. Adesso cerchiamo di fare un'analisi su queste che ho classificato un po' in modo semplicistico come distribuzioni medie in termini di utilizzo di risorse. Ubuntu e Ubuntu Mate fanno parte della stessa base, Ubuntu 2.3.04, come tutte quelle che vedremo in questa serie. Utilizzo un kernel Linux 6.2 e partiamo quindi a provare l'Xubuntu, che utilizza questo Desktop Environment XFCE 4.18 che sulla carta è molto leggero e scattante. Andiamolo a provare insieme. Eccoci qui sulla Xubuntu. Visivamente è molto interessante, molto elegante. Sul menu troviamo poche cose ma ben ordinate e organizzate. Abbiamo gli accessori, fin qui nulla di nuovo, gestore di file, che è Tuner, e quello storico. Qui c'è preinstallato GIMP, ottimo per editing e fotoritocco. Abbiamo l'accessibilità. Ok, qui ci sono una serie di utilità per aumentare l'accessibilità e migliorare l'interfaccia in termini di usabilità. Adattatori Bluetooth, aggiornamenti software, applicazioni predefinite dove possiamo settare effettivamente le nostre personalizzazioni. Sulle impostazioni abbiamo tante possibilità di personalizzazione. Qui abbiamo la possibilità di guardare effettivamente quello che nella scorsa puntata trovavamo più su KDE, qualcosa su Budgie, ma su Ubuntu era totalmente assente di default. Qui come vediamo è piacevole, c'è una preview abbastanza rapida e qui abbiamo le icone, le impostazioni, tutte settabili visivamente, delle nuove impostazioni. E qui ci sono dei settaggi un po' molto particolari, legati quindi al sistema. Io personalmente non li conosco, però ci sono delle personalizzazioni sul gestore di finestre di Xfce per poterlo personalizzare e una serie di impostazioni che a quanto pare non ho mai visto nelle altre, quindi è una cosa che mi piace ed è una cosa che è un punto a favore sicuramente di questa distribuzione, ma di questo soprattutto desktop environment. Qui abbiamo gestore delle finestre, questa è un'altra cosa interessante che su Ubuntu manca, c'è la possibilità di gestire anche le finestre, anche i bordi, gestore pacchetti che è molto spartano rispetto agli altri, non è cambiato tanto negli anni, è stato sempre così. Qui abbiamo la personalizzazione del LightDM che sarebbe la parte del login e direi che è tutto e passiamo alla prossima distribuzione. Ecco, adesso abbiamo visto la Xubuntu, ora andiamo a provare la Ubuntu Mate che utilizza il Desktop Environment Mate Desktop 1.26. Andiamolo a provare. Eccoci qui su Ubuntu Mate. Il pannello sembra ancora più semplice, si nota un po' meno eleganza. Andiamo subito sul menu a guardare un po' le impostazioni, le app, che sono la parte che più mi interessa. Il gestore di archivi che è lo stesso. Abbiamo anche qui Plank, c'è preinstallato e si può utilizzare quello che si usava in Ubuntu Budgie, non parte in automatico, andrebbe abilitata. Software Boutique, immagino sia il Software Center, esteticamente è migliore di Xifce, che sicuramente è troppo spartano, qui almeno dà una visione stile store che è molto piacevole e dà un impatto sicuramente diverso. Sulle preferenze abbiamo le impostazioni di avvio sulla quale potete settare Plank se volete autoavviarlo. Ecco, l'aspetto non mi dispiace, che mi fa già vedere lo stile. Ora come ora mi sento dire che al momento quella più penalizzata è Ubuntu sulla personalizzazione estetica, è la classica suite di ufficio che non può mancare in nessuna distribuzione. Ecco, vediamo sul centro di controllo. Il centro di controllo sicuramente è identico a quello di Windows. Rispetto a XFCE non c'è una vera sfida sulle funzionalità quanto più su come sono state organizzate e poi sull'estetica. Direi che qui è tutto, non c'è molto altro da fare. Passiamo a qualche analisi globale di queste due. Ecco, abbiamo fatto un breve giro tra queste due distribuzioni, cerchiamo ora di capire un po' quali a livello di performance
con questo test molto base, conviene utilizzare, preferire e perché. Utilizziamo sempre il sistema di base che abbiamo utilizzato con le altre distribuzioni col confronto della prima puntata, cioè quello a una CPU che è abbastanza moderna, con RAM 8 GB. L'Xubuntu si avvia in 11 secondi, e per avvio intendo fino alla schermata di login. All'avvio ha un carico sulla CPU di 0,5%, senza chiaramente utilizzare altre applicazioni, e la RAM si attesta sugli 800 MB. Ricordo che comunque stiamo su valori inferiori a quelli della prima puntata di Ubuntu, Kubuntu e Ubuntu Budgie. Ubuntu Mate utilizza la stessa tempistica di avvio, la CPU allo stesso modo ha un carico abbastanza basso e mediamente siamo sullo 0,5%, la RAM utilizzata è poco di più, ma non è un dato significativo, stiamo parlando di veramente basse differenze. Tirando le somme, Ubuntu è molto elegante, devo dire che è un po' forse più scattante di Ubuntu Mate, bene o male in termini di performance si equivalgono. Ecco, rispetto alla prima puntata qui abbiamo delle differenze un po' meno nette, tra la Ubuntu e la Kubuntu c'era poca differenza, è una differenza molto netta invece tra queste due Ubuntu Budgie. Qui non si riesce a trovare una vera e propria differenza che mi faccia propendere per scegliere Xubuntu o Ubuntu Mate solo sulla base di una performance. Tra i due sceglierei la Xubuntu perché sicuramente è un po' più reattiva ed è molto curata esteticamente. Ubuntu Mate va in seconda posizione ma mantiene il suo valore e quindi è una valutazione prettamente estetica. Per il confronto diciamo che abbiamo fatto è tutto, cercheremo di vedere la prossima puntata per vedere quella che è la mia distribuzione preferita, che sarà l'Ubuntu. Un saluto e al prossimo video.